radio, ascolti la radio o il sito o l'applicazione, lo vedrai scritto, quindi fai un bel copia e incolla, ci vuole un attimo, basta poco, ragazzi, siamo in tanti, siete in tanti e se volete darci una mano, anche un caffè, 2 caffè, 3 caffè, una caffetteria, la lavazza intera, insomma, donate quello che volete. Io sono Andre More, collegate in presenza con me ci sono 2 fanciulle meravigliose. Cominciamo con Simona. Ciao Simo. Ciao a tutti, anzi posso dire complimenti davvero, cioè perché io sono arrivata adesso qua bella fresca, anche se vi ho ascoltato, ma voi andate avanti da ieri sera, quindi davvero coraggio e complimenti. Grazie. E poi finalmente dopo un po' di tempo che non la sentivamo, la nostra Silvietta detta Madame. Ciao Silvia. Sono tornata. Mi fa morire Silvia. Allora, tu Buongiorno. non so se lo sai, ma con Silvia abbiamo fatto un programma che è stato veramente rivoluzionario, secondo me, perché a livello di radio web, radio locale, adesso so che ci sono dei podcast che si avvicinano un po' a quello che facevamo io e te, no, in diretta. Vuoi parlarcene poi? Ma tipo voglio sapere. Pensieri stupendi. Pensieri stupendi è stata la nostra trasmissione che abbiamo creato e coccolato come una creatura, io e Andre. Era una trasmissione che peraltro è ancora disponibile sul sito di Radio Sena, i podcast sono tutti lì, quindi potete riascoltarla quando volete, ed era una trasmissione che parlava di amore, relazioni e sesso in tutte le loro possibili declinazioni. Però E ci siamo molto divertiti, abbiamo imparato un sacco di cose, vero Andre? Io non le ho imparate, cioè sono ancora lì che sto cercando di prendere, non è che le ho capite tanto bene, no scherzo, cioè abbiamo capito poi ovviamente l'aspetto più ludico, no, di tutti i temi era quello che poi alla fine ci consentiva anche di fare qualche battuta, di alleggerire un po', però dietro alla scusa di parlare di sesso parlavamo proprio di relazioni, no, di come sono difficili, di quanti tipi di manifestazioni d'amore esistono tra gli uomini e le donne, uomini, donne, insomma. Vuoi ricordare qualche ospite? Qual è stato l'ospite? Ricorda un po' cosa abbiamo sentito, con chi abbiamo avuto a che fare e l'ospite o la situazione forse che ti ha colpito di più, che ricordi più volentieri magari. Dunque, in realtà abbiamo veramente affrontato tanti temi, quindi mi riesce difficile individuare un preferito. Intanto magari possiamo raccontare com'era strutturata la trasmissione. C'eravamo io a condurre, tu in regia e a fare l'uomo della strada, cioè quello che a un certo punto alzava il ditino a fare la domanda più o meno scomoda. Non ho capito, puoi ripetere. La base della trasmissione era un ospite ogni puntata che fosse in qualche modo rappresentativo di un tema, una categoria, un'esperienza legata all'ambito del sesso e delle relazioni. L'intervista si svolgeva in maniera molto colloquiale, molto sciolta, e chiacchieravamo appunto di quello che era stato il vissuto, era stato il vissuto di quella persona rispetto a quella particolare tematica o situazione. Io ci tengo sempre a precisare che non avevamo espertoni della materia in qualche modo a supportarci, perché volevamo proprio che fosse una cosa fruibile per tutti, alla portata di tutti, senza catechizzazioni, senza spiegoni. Volevamo che fosse proprio una cosa spontanea, e in effetti così è stata. Abbiamo parlato di tantissime tematiche, abbiamo parlato di tradimento, abbiamo parlato di BDSM in varie forme, abbiamo parlato di coming out, abbiamo parlato di poliamore, abbiamo parlato di disabilità acquisita e sesso, abbiamo parlato di transizione, di fecondazione assistita. Veramente le tematiche che abbiamo affrontate sono state proprio tante, e ne è venuta fuori una varia umanità veramente ricca. Infatti io sono molto... Cosa ti ha colpito invece? Cosa ricordi? Quale personaggio? Quale ospite? Quale persona? Ti ricordi? A me lo vuole sapere. Sì, perché secondo me magari poi abbiamo la stessa idea, però comunque la puntata più strana, quella che mi rimarrà di più, ce l'ho chiaro in mente. Lo so a quale fai riferimento. Vediamo. Tu, Erzulia, sicuramente. No? Allora, forse invece andiamo sulla mia preferita, però non so, adesso a questo punto c'è un punto interrogativo, che è stata quando abbiamo fatto la puntata con Eva, che è stata quella sulla transizione. Quella a me aveva veramente colpito tanto, perché abbiamo
davvero imparato tante cose che io non immaginavo rispetto al processo di transizione che bisogna affrontare. Ci sono 7000 aspetti dei quali tenere conto. Lei era una persona veramente, è una persona veramente splendida, verace, spontanea. È stato veramente un momento di arricchimento per me. Quindi quello sicuramente è una puntata che m'ha colpito. Devo dire che anche, quelle sul BDSM c'hanno fatto scoprire cose interessanti, o quantomeno, anche rispetto al riscontro che avevamo avuto da parte degli ascoltatori, ehm, veramente abbiamo fatto, informazione, perché comunque sia, tante persone m'hanno scritto dicendo: "Guarda, io non immaginavo che il BDSM avesse questo tipo di, fondamenti, avesse comunque questo tipo di motivazioni. Non ero, riuscito a capire, o comunque non avevo indagato quali fossero le basi di queste pratiche, e invece abbiamo permesso alle persone, ai nostri ascoltatori, di saperne un po' di più." No, a me io ricorderò sempre perché a me è stata proprio una scoperta per il fatto la persona, il nome purtroppo non lo ricordo, era comunque quella persona che spiegava come anche un corpo non perfetto, potesse, essere molto sensuale e arricchire. Ilaria. Ilaria, perfetto. Mi piace tantissimo come persona, l'adoro, continuo a seguirla volentieri, non mi caga di striscio, però comunque sia, una persona meravigliosa. Secondo me quella puntata, almeno a me, ha dato tantissimo proprio in termini umani, di riconoscenza, di rispetto. Sono arrivato a un certo punto che io proprio volontariamente cercavo di guardare le sue parti del corpo che sono meno belle, per smettere di innamorarmi di quello che stava dicendo e facendo, perché ero completamente perso, completamente perso. A dimostrazione di quanto poi il sesso in particolare sia una cosa mentale più che fisica. No, stiamo un po' spaziando, Simo, No, vuoi mi dire? stavo affascinando, non vedo l'ora di andare a riascoltarmi tutti i Sì. Poi podcast. Giulia, vabbè, è stata una cosa pazzesca, perché Giulia era, ricordalo così io finisco No, un attimo. scusate, vi chiedo, ma avete intenzione di rifarla questa trasmissione? Io sì, Sì. però purtroppo Madame ha un po' di impegni. Sì, io ho assolutamente intenzione Mh. di rifarla, perché mi è piaciuto veramente tanto, e quindi vorrei ripetere sicuramente l'esperienza. Purtroppo, vicende personali in questo momento non mi concedono il tempo di realizzare una trasmissione del genere, che comunque aveva tutto un background di Eh beh, preparazione, certo, consistente per me. immagino. Poi io sono una Precisetti, una Miss Perfettini, quindi, dovevo andare a Ma qua ci troviamo in 3 e Sì, sì, siamo direi che potremmo fare una gara forse. e quindi il lavoro propedeutico era veramente tanto, e in questo momento io non ho Non proprio il riesci. tempo Vabbè, di però preparare le puntate in quel modo, ma è assolutamente in programma speriamo. di tornare. Sì, sì, sì. Quando sarò scesa dai miei monti, perché adesso abito anche un po' distante, Dove? io abito a Paveto, che è una frazioncina di Mignanego. Ah, okay. Okay? Mh-mh. Dunque insomma per me è anche un po' difficile lo spostamento verso Spostarsi, la radio, e tutti i tempi della mia vita sono molto dilatati col fatto che abito lì, quindi mi manca il certo. tempo poi per fare le altre cose, però sì, sì, assolutamente torneremo. allora, mi sembra che sia arrivato il primo ospite, giusto? Vediamo Sì, se lo io sentiamo, lo vedo vediamo qua. se riusciamo a sentirlo. Vladi, ci senti? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Ciao Ciao. anche noi. Ciao Vladi. Perfetto, ciao, buongiorno a tutti. Allora Simo, a te Buongiorno. l'onore, di Allora vedi, presentare. quando, si fa una cosa importante, la prima cosa che si fa è si chiamano gli amici, e quindi Certo. io il primo amico che potevo chiamare è mio fratello Vladi. Quindi ciao Vladi, benvenuto qua su Radio Sena, che è anche un po' casa tua, come Grazie, grazie. Sono felice di essere qui con voi. E allora una bella realtà, decisamente la vostra. grazie. Ci tentiamo, stiamo facendo tanti sforzi, perché ormai son 5 anni che esiste Radio Sena, ma ogni anno che passa c'è un tassello nuovo. Ora l'ultimo anno è stato un anno importante perché abbiamo una sede bella, importante, abbiamo fatto, delle spese, non li chiamo investimenti perché noi non investiamo niente, non abbiamo scopo di lucro, abbiamo soltanto costi, per cui facciamo queste manifestazioni proprio per sensibilizzare, gli amici che ci ascoltano, e un po' tutto l'ambiente, diciamo, genovese, che esistiamo, che vogliamo continuare a esistere, vogliamo continuare a essere, la voce, il palco, lo strumento di comunicazione della cultura, possibilmente made in Zena, e poi tante altre cose che ovviamente non sono mainstream, non si possono dire, fare, sentire nelle radio anche locali, che ormai di locale hanno poco sinceramente, della nostra città. Simona ovviamente è da, 6 mesi più o meno che
è entrata a far parte del nostro staff con la sua trasmissione che sembra dedicata alla nostalgia, ma non è solo, è No, una scusa alla sì. nostalgia. Vuoi parlarcene e spiegare anche ovviamente chi è per te Vladi dei Trilli, Beh, lo diciamo, Vladi. i Trilli, stiamo parlando dei Trilli. Esatto, beh, Vladi per me è tantissime cose, come l'ho detto prima è un amico, un fratello ed è un grandissimo artista che io stimo molto e che mi ha insegnato tantissimo, perché io ho iniziato più di 10 anni fa grazie a lui, mi ha fatto entrare in questo mondo dello spettacolo di Genova, della musica, mi ha presentato un sacco di persone che sono diventate a loro volta amici, colleghi, quindi a Vladi devo moltissimo, è stato il primo che mi ha cacciato su un palco e mi ha detto adesso presenti tu e quindi più di questo io devo molto e lo sa e lo sanno tutti e quindi grazie Vladi, te lo dico anche adesso qua in diretta su Radio Sena e ti voglio bene, ti stimo molto e sono felice di come tu stai portando avanti con grande fatica anche tu perché sappiamo che si fa fatica, no? A portare avanti la musica, a farla bene, a farla con passione, con onestà e con serietà, quindi so che stai facendo fatica ma so anche che stai facendo tante cose anche per la prossima estate, quindi volevo che raccontassi, perché io un po' so, però volevo che tu raccontassi un po' agli ascoltatori cosa sta bollendo. Allora, intanto vabbè, inutile, tu sai che la stima è reciproca e incondizionata perché siamo sempre comunque rimasti in un rapporto di assoluta trasparenza, sincerità e, come dici tu, di fratellanza, nel senso con un grande rispetto per tutto quello che abbiamo realizzato anche insieme, perché poi sì, è vero che io tanti anni fa ti lanciai, così tra virgolette, su un palco per la prima volta, ma è anche vero che da allora tu non hai mai mollato il colpo e nonostante i tuoi molteplici impegni sei sempre stata una parte piuttosto fondamentale del nostro percorso artistico. Hai sempre di più acquisito competenze, professionalità e tra noi c'è sempre stata questa grande, veramente grande empatia. E quindi anch'io ti rinnovo assolutamente tutto l'affetto e tutta la stima professionale, ma soprattutto anche per la tua anima, insomma, la tua essenza. Tu sei una persona di grande sensibilità e quindi sono io che ti devo ringraziare anche per tutto quello che hai fatto e continui a fare per noi. Oggi è un'occasione in più per essere qui con gli amici di Radio Sena per dire che ci stiamo un po' rinnovando sotto certi aspetti senza mai mollare il colpo per quanto riguarda ciò che riguarda la tradizione e le nostre radici e tutto quello che è in realtà la nostra matrice, il nostro percorso, che è un po' una missione. E quando oggi poi vedo con grande dispiacere che sulle pagine dei giornali online la notizia che il dialetto genovese in questo momento è quello che diciamo sta subendo di più per quanto riguarda proprio una mancanza di portare avanti quello che poi fondamentalmente è il nostro DNA, insomma quello che sono le nostre culture, beh fa male oggettivamente, fa male perché io sai che sono sempre stato per l'integrazione anche quando non era una moda parlarne. Certo. E ho sempre cercato nel mio piccolo, di aprire le braccia a tutti e quindi non ne faccio una questione politica assolutamente, tu sai anche come la penso. Viva l'integrazione quando è fatta bene, quando le persone hanno voglia e volontà di coesistere e stare bene insieme. Però con tutto quello, diciamo, che tutti i giorni poi c'è continue polemiche su questi fatti, no? Integrazione, non integrazione, i tanti problemi che purtroppo esistono nelle periferie e quant'altro, mi piacerebbe che venisse anche un po' sollevata ogni tanto la questione che perdere le nostre tradizioni, la nostra cultura e tutto il nostro patrimonio culturale, artistico, è veramente un'altra cosa. Comunque, ok, non farà vittime, ok? Però fa perdere un pochettino quello che dovrebbe essere un concetto di base per non dimenticare il nostro passato, e soprattutto perché in base a quello che è accaduto negli anni, nel passato, uno magari ne fa tesoro per cercare di non ripetere magari sbagli, per cercare insomma, di fare andare le cose meglio in un mondo sempre più difficile. È vero, Questo. sì, ma il problema sai qual è, Vladi? Secondo me, secondo il mio
punto di vista, che su certi argomenti qualcuno si è giocato qualche carta sporca, cioè nel senso la politica, poi io parlo ovviamente di questo, come se la ricerca e il mantenimento della nostra cultura, delle nostre tradizioni fosse solo l'ideologia di una parte politica, mentre in realtà stiamo parlando di cultura, no? di Assolutamente. storia, di cose di questo tipo. Stessa cosa per il folk, no? Per la musica folk. Perché deve essere categorizzata in una determinata fascia non solo politica ma anche artistica? Perché deve essere considerato da molti un genere meno nobile rispetto a un altro? E a me invece fa tanto piacere vedere come, grazie allo sforzo di tantissimi artisti che un po' in tutte le città, perché poi l'Italia è una nazione ricchissima di cultura folk, ci sono stati degli artisti di enorme spessore culturale di qualità, soprattutto nel passato. Poi c'è stato una sorta di passaggio come se fosse una staffetta verso nuove generazioni, fino a vedere che nuovamente, anche se non è un genere folk, ma può anche essere che possa essere considerato il nuovo folk, la musica napoletana ora è diventata Vero. mainstream, grazie ad alcuni artisti che a me personalmente non piace quel tipo di musica, non perché è napoletana, ma proprio per il tipo Di approccio. sì, esattamente, esattamente. Però qua a Genova io vedo che lo sforzo che fai te va proprio in questo senso, no? Rendere attuale una musica che ha radici profondissime. Chi di noi non sa a memoria Trilli Trilli? Cioè, voglio dire, fa parte. Certo. Io mi chiamo Andrea e so Trilli. Ciao, mi chiamo Andrea e conosco e canto Trilli Trilli. Però quello che fai te di tenere sempre al passo con i tempi, la cultura folk, mi viene da dire anche Michele, Mike, e prima i Senza Show, Bob Quadrelli, ci sono sempre stati in ogni periodo, No, ma diciamo, della nostra storia anche recente, queste cose che secondo me ecco chiudo, Radio Zena, che deve essere proprio portatrice sana di questo tipo di cultura, è orgogliosa di condividere al mondo. sì, guarda, purtroppo è un discorso di disinformazione, concedimi questo termine, proprio una mancanza da parte magari dei media, quelli che hanno più visibilità, perché allora intanto Fabrizio De André fece storia con Cresa de Ma, che ancora oggi è ritenuto uno degli album più belli al mondo, sto parlando comunque di giornali internazionali che proprio riconobbero proprio come uno dei lavori più importanti a livello discografico mondiale, e questo è un dato di fatto. Ti dico che Canti de Casa Me, che è il primo album dei Trilli del 1973, quindi qua diciamo grazie a mio papà e a Pucci, fino all'84, quando prima ancora quindi che uscisse poi Cresa de Ma, è stato l'album più venduto della musica dialettale genovese con oltre 1 milione di copie. Quindi voglio dire, ora eravamo tutti abbellinati, oppure c'erano dei contenuti, perché ora uno può comprare una cosa per moda, ma poi alla lunga quello che premia è la qualità di un prodotto, cioè ora nel senso, generalmente ci sono anche dei contenuti, comunque i fenomeni vanno comunque osservati, ecco, non può essere tutta una cosa così che è nata per caso e ha una conseguenza così importante. Se dopo 50 anni ancora vengono ricordate le canzoni di mio padre e di Pucci, vuol dire che ancora qualcosa, ancora un sentimento c'è vivo e radicato. Se ancora io faccio Trilli Trilli versione remix nel 2025, metto un appello così molto sommario sui social e si presentano 350 ragazzi a ballare Trilli Trilli, ok, a perdere una giornata intera però a fare prove, controprove per realizzare il videoclip. Se io vedo Bresh, che è una nuova leva, che è un artista ormai mainstream, che lui fa Iachetia, e se voi andate a vedere le visualizzazioni su YouTube ha fatto dei numeri impressionanti, Incredibili. con un mare di commenti da tutta Italia che lo incensano perché comunque la lingua genovese, perché infatti è una lingua orecchiabile, apprezzabile, e quindi voglio dire, è solo una questione di poter riuscire a far ascoltare i nostri contenuti. Io adesso poi vi faccio parlare, però volevo fare ancora questo piccolo Ciao, vai appunto. tranquillo, è tanto bello averti ospite che No, ma anzi, grazie a voi. E ti dico, abbiamo fatto l'album Caruggi, che tra l'altro annovera la collaborazione del maestro Aldo Descalzi, grande compositore di colonne sonore cinematografiche, con David Donatello, Nastri d'Argento, insomma premi importanti, che ha collaborato a questo disco.
e insieme a alcune canzoni che mi prestò con grande senso di amicizia suo fratello Vittorio, e che noi abbiamo riarrangiato e inserito in questo album, con la collaborazione anche di Emanuele Dabbono, che è uno degli autori italiani liguri tra i più ambiti, che ha lavorato con Tiziano Ferro, con Alfa in Filo Rosso recentemente. E abbiamo un disco di grande qualità. Io non voglio incensarmi, per carità, però vi posso garantire che vi dico, andate ad ascoltarlo anche sugli store. Carugi è un album che racchiude un sacco di storie, che racconta le storie di tutti noi, comunque di quotidianità, come Anime Schie, che parla di un momento della mia vita molto difficoltoso, a cavallo degli anni 2000, quando ebbi purtroppo una serie di sfortune veramente incredibili, dove feci veramente fatica ad uscire da tutto un sistema veramente depressivo che mi aveva coinvolto l'anima, e quindi però poi c'è anche il riscatto, no? Poi ho trovato la serenità con la mia compagna attuale, con la quale sto da oltre 10 anni, è nata la mia bambina, ho ritrovato il sorriso, ecco, dare la speranza comunque. E quindi voglio dire, non manca la qualità, non mancano le idee, manca proprio un discorso di comunicazione da qualcuno che vuole che le cose rimangano in un certo modo, per una questione di interessi, è sempre quello. Perché adesso, onestamente, io vedo tanti giovani che ascoltano le mie cose, mi scrivono e tutto, rimangono compiaciuti, ma allora vuol dire che forse proprio manca questo, che non si fanno ascoltare le cose, si fanno certo. ascoltare solo quelle cose, perché comunque in Italia vige un sistema, purtroppo questa è la verità, che monopolizza tutto, perché vuole che esca solo determinata musica. Certo. E noi artisti indipendenti ci facciamo scusate, un mazzo così per riuscire a far ascoltare le nostre cose, ma non siamo aiutati, perché la verità è questo, a parte casi isolati, cioè Certo. Bene, no, realtà come le vostre, ecco, per esempio, Infatti che stavo per danno... dire, non su Radio Sena, No, perché anzi. infatti tra poco ne ascoltiamo ben 2 di brani Sì. Vladi tratti da Carugi. Ma noi esistiamo proprio per questo tipo di necessità che ha la cultura. Poi pronunciare la parola cultura sembra per fase che devi farlo strano, però non è che devi... Cioè, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare cultura, dando spazio e voce a queste forme culturali e artistiche che non sono ai noi mainstream, però dai, ce la facciamo, Vladi, cioè nel senso che a furia Speriamo. ma sì, cioè nel senso che noi ci crediamo tutti, ognuno a suo modo, con le cose che facciamo. Sappiamo perfettamente che per arrivare a tutti non puoi far finta che non esista il mainstream. Cioè il mainstream ti No, serve per arrivare a certo. tutti e poi dire: "Okay, ti piace quello che faccio? Sta a sentire un po' questo, che questo sicuramente non lo conosci o magari non l'hai mai sentito e ti piace". In questi anni si fa così. Noi io poi in particolar modo, cioè ora sono affiancato da 2 bellissime signore, però cioè a me di andare su YouTube col mio faccione mi girano un po' le palle. Io sono nato speaker radiofonico, però se non fai così non becchi la Sì, no. persona che sta girando su YouTube e magari non riusciamo a far... Ci tentiamo, ecco, e noi facciamo questo. No, Due ma can- viva le realtà come le vostre, grazie a Dio in Italia ce ne sono tante, e ogni tanto capita di essere coinvolto anche in trasmissioni nazionali, diciamo più locali, ok? E meno male che esistono anche queste alternative, se no sarebbe la fine della musica, perché, vi ripeto, non ci si può solo limitare ad ascoltare quello che ti impone insomma, le grandi case discografiche, sarebbe Ok. veramente un delitto. Va bene, allora Simo, te hai parlato di 2 canzoni. Sì. Io direi di cominciare a sentirne una, Va poi bene. ricordiamo anche, perché noi siamo qua, siamo Sì. per raccogliere questi fondi necessari a riuscire a portare avanti Radio Sena almeno per un anno, poi l'anno prossimo si vedrà come, quando e magari dove, perché chissà, magari all'improvviso scopriamo che piacciamo a tantissime persone che magari poi ci danno spazi diversi rispetto a quelli che occupiamo ora. Però adesso per il momento pensiamo a questo. Mi piaceva molto il ragionamento che aveva fatto Vladi sull'anima scura, no? Io Sì. partirei proprio da Anime Schive, se sei d'accordo Sì, anche sì, va te. benissimo, Sì. va benissimo. Ci ascoltiamo questa canzone con grandissimo piacere. Che
sono dei posti davanti a un mare, la luce tu suono che faccio entrare, panga a me vita. Che sono di oggi che c'han sansa, che sono di che ta gente pria, nei gradi scheggi. Anche come che se non è tu via, sono una bestia da macellare, e o vin che bevo diventa gioco brucia cua. Strascini pe come massacan, quasche na tocchi come mainà, già ste mueri. E così cerco ancora di capire questa vita sbagliata, cosa l'agge da dire, cosa l'agge da fare. E così cerco ancora di non morire. Mese anime scure, costa rea de pria, cane sciacca ne spia. Volevo destino come a pigioncio, servego e l'uvego come il mattino, che ti allibeccio. Come regalò l'istinto di lui, a chi le spario, o vado a trovare insieme al mondo. Ma brucio tutto vicino a me, vorrei chance, vorrei capire, perché l'amore che mi tocca al cuore diventa segne. Cusci me perdo e non mi trovo più, mi menti e che mi affigea, portimi a casa. E così cerco ancora di capire questa vita sbagliata, cosa l'agge da dire, cosa l'agge da fare. E così cerco ancora di non morire. Mese anime scure, costa rea de pria, che ane sciacca e ane spia. Amici di Radio Zena, segnatevi queste date: venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato si svolgerà la prima 24 ore live di Radio Zena, un evento organizzato per la raccolta fondi straordinaria necessaria per coprire le spese dell'associazione Radio Zena ETS. Sostieni Radio Zena, spargi la parola, ascolta e aiuta la tua radio. Le modalità per contribuire alla raccolta le trovi in ogni pagina del sito www.radiosena.it, sui social e sui podcast. Grazie. Nulla è più come prima. Entra nell'era del benessere quantico di Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale, che aiuta a scaricare lo stress, allentare le tensioni e dare nuova salute al corpo, migliorando umore, concentrazione, sistema immunitario ed efficacia delle terapie. Un trattamento Luxury No Touch, dove fotostimolazione, suono e meditazioni hanno un effetto anti-aging sul sistema nervoso, qualità del sonno e difese immunitarie in modo naturale. Fai brillare la tua anima. Prenota ora il tuo primo trattamento gratuito a Genova e scopri un nuovo modo di stare bene, dentro e fuori. Chiama subito 348
251 7659. Progetti Home Thinking, via alla Porta degli Archi 22R. Sì, perché qua non soltanto gli amici che ci ascoltano fanno le donazioni, ma per fortuna abbiamo anche qualche amico che ha delle attività commerciali che ha deciso di credere in Radio Zena, non è darcene male, ci credono proprio, a loro piace quello che facciamo e hanno dato il loro contributo. Ricordo a tutti che noi siamo Radio Zena è una radio gestita dall'associazione senza scopo di lucro Radio Zena ETS, quindi le donazioni che fate sono detraibili, le potete detrarre dalle tasse, che anche questo ovviamente potrebbe essere un motivo in più che vi spinge a non dare a loro, a quelli là, cioè i miei soldi piuttosto di darli a loro, li do a Radio Zena, va bene, cioè, non diciamo di no. La canzone che abbiamo appena ascoltato, mi dispiace aver interrotto il mood che si era creato, perché se uno come noi ha le cuffie, ascolta e si fa trasportare dal brano che hai proposto, che hai costruito, e niente, è meraviglioso, da pelle d'oca, Grazie. si sente tantissimo quello che volevi dire, e penso che chiunque abbia attraversato un momento, non so se definire difficoltà, un momento particolare, ecco, di dubbi, Sì. sia importante sentirsi capito, magari anche da un artista che decide di dirlo anche in genovese. Certo, assolutamente, ma perché poi, guarda, sto brano qua nasce insieme ad Aldo Descalzi, che ti citavo già prima, e Pivio, che è il suo collaboratore, diciamo, stretto per quanto riguarda il mondo, diciamo, delle colonne sonore cinematografiche. E quando è venuto fuori questo brano, poi è stato tradotto anche in napoletano, giusto che ne parlavi prima, perché Sì. purtroppo lo dico, Perché non è genovese, non è genovese, ma per carità è stato poi addirittura utilizzato, portato al festival dei Nastri d'Argento, quindi era tra i candidati come brano. Quindi questo vuol dire che poi vedi che alla fine, insomma, se c'è la considerazione, diciamo, degli addetti ai lavori, anche se io vengo da una realtà piccolina, perché di fatto sì, ok, che i Trilli da sempre, dal 73, sono un po' come il pesto e la focaccia, no? Qui a Genova, certo. ecco, perché poi sono una tradizione vera e propria, però insomma ha avuto un respiro anche più nazionale, ok, è stato tradotto, però diciamo che la cosa era partita da Genova. Quindi questo mi fa ben sperare. Mi allaccio subito anche per quanto riguarda il progetto che vogliamo portare avanti a seguito di un film che uscirà presumibilmente in primavera, che ci vede coinvolti, un docufilm per la regia di Silvia Monga, con la partecipazione diciamo, dei grandi artisti liguri, tra i quali Gino Paoli, buonanima di Sandro Giacobbe, e Francesco Baccini, insomma c'è un sacco di partecipazioni importanti, ci siamo anche noi, e adesso dobbiamo ancora girare qualche parte, diciamo, intervista insieme a Michele, che è stato il nostro fondatore negli anni 70, fu lui infatti che mise insieme Papà e Pucci in questo binomio che poi ha fatto proprio la scuola, no? la storia della canzone genovese. E a seguito di questo film, già tempo fa io avevo un progetto che si chiamava Le Notti di Genova, che era un po' un lato B dei Trilli, dove io con la collaborazione di altri musicisti e qualcuno dei miei, dei Trilli, facevamo proprio un tributo ai grandi cantautori, gruppi, interpreti della canzone nazionale italiana, però che provenivano dalla nostra regione. Quindi un grande tributo a De André, Fossati, Bindi, Paoli, Tenco, insomma la grande scuola, Lauzi, e ovviamente New Trolls, Mattia Bazzarri, Che Poveri. Questo progetto qua abbiamo voluto riadattare un attimo e vestire sul progetto dei Trilli, quindi saranno i Trilli Cantano Genova, e questo sarà un progetto che nel 2026, grazie anche alla collaborazione con il manager di Alberto Bertoli, anche lui figlio d'arte di Pierangelo, porteremo in tutta Italia. E già in questi giorni stanno arrivando le prime date e la cosa che mi fa piacere è che io attraverso questa situazione qua riuscirò anche, perché me lo sono imposto, a far conoscere un po' di canzoni dialettali genovesi al pubblico italiano, con la scusa di farli sentire insomma gli evergreen dei nostri grandi cantautori.
Sì, no, noi prima di salutarci io e Vladi volevamo sapere, tu Andrea e tu Silvia, che cosa fate il 6 febbraio alle 21? Guarda, io credo che il 6 febbraio ho un appuntamento in un teatro di Bolzaneto, però Bravo. Bravo. Mi Che sembra una finti, Allora, che finti che siamo. Allora, tanto io volevo anche ricordare che Radiosena ovviamente sarà una dei nostri partner in Certo. questo appuntamento e ovviamente campeggia con il logo anche nelle Sì, sì. locandine che abbiamo sparso in tutta la città, insomma, tutta la zona Valpolcevera e zone annesse. E, ci sarà questo spettacolo che è un pochettino l'anteprima dello spettacolo estivo, con la differenza che, anzi, con la cosa sicuramente che è un aspetto ancora più gradevole probabilmente, della partecipazione di alcuni grandi artisti, tra cui l'intramontabile Marco Zoccheddu, che interpreterà alcuni brani anche di Fabrizio De André, con il quale lui ha collaborato nell'album Rimini. Poi ci sarà Mauro Culotta, storico autore anche di Mina e musicista, vabbè, di Mia Martini, Ramazzotti, Bertè, Vanoni, quanti altri. E ci sarà poi Alessandro La Rosa, che è una delle voci genovesi più interessanti in assoluto, ha un farsetto naturale pazzesco, quindi ne approfitteremo per fargli cantare qualcosa dei New Trolls. E poi ci sarà anche ovviamente un omaggio a Sandro Giacobbe, che era un grande amico e quindi ci tenevo insomma Certo. dedicargli un momento, e lo faremo anche per Franco Gatti. Infatti quella sera presenzierà anche sua moglie e abbiamo un momento insomma dedicato ai ricchi e poveri con la voce di Nietzsche. Chi presenta quell'evento? Ma io non vorrei dire, ma c'è una signorina lì con voi che intravedo che potrebbe essere lei, insieme a uno che mi ha detto che è un figone pazzesco. Sì, devo dire che è bello e bravo, che è Gianluigi Pilisi, è la prima volta che presentiamo insieme, lui invece è un esperto conduttore e attore, quindi sono contenta di condividere il palco con lui e con tutti gli artisti. vedo l'ora. Ci saranno anche padre e figlia Martinelli, giusto Vladi? Ci saranno, sì, che arrivano dalla Val Fontana Buona, che interpreteranno qualcosa che piacerà anche ai giovani, perché faranno un brano anche di Brescia. E poi vabbè, c'è anche un gattone, abbiamo anche un Esatto, gattone, vero? grande ospite Gatto Pancieri. Che lui Tanta è tra roba. l'altro insomma autore di Vivo per lei e poi di grandi successi degli anni 90. Insomma, devo A dire me che piace è molto anche la veramente sua nuova produzione, devo dire la Bella, verità, sì, cioè sì. Sì, è un grandissimo sì. artista, che ringrazio tantissimo Simona, anzi cambio la camera così mi si vede, vedo, lo dico. Ringrazio tantissimo Simona che nel suo programma del giovedì, che è Balorda Celeste Nostalgia, sempre qua su Radiosena alle 18, ci ha aiutato a conoscere artisti che troppo spesso etichettiamo come musica del passato. E invece abbiamo l'opportunità di sentire che le loro produzioni, non essendo più mainstream, perché poi è sempre il solito discorso, su Esatto. Spotify magari nelle playlist non li trovi, cioè ci sono in altre playlist ma non in quelle sponsorizzate da Spotify, e continuano a essere dei grandissimi artisti che producono musica pazzesca, meravigliosa. Sì, poi la musica poi senza tempo, basta che sia di buona qualità, Sì, facciamola appunto, vivere per l'eternità. fammi dire, te lo dico da uomo nato nel 69, che quindi è nato con la musica di tuo padre e di Pucci, quindi Trilli, come realtà folk allegra, scanzonata, che ti faceva pensare, ma sempre col sorriso, a vedere che questo testimone è nelle tue mani, in cui tu hai parlato di lato B dei Trilli. Sarà perché a me il lato B piace in generale, guardo qua. Sapevo che Silvia, l'avresti perché detto, guarda, no, ma lo perché sapevo, lo sapevo. però in realtà non mi riferisco tanto a quello che pensate voi, ma su Radio Zena abbiamo fatto per tanti anni una trasmissione che si trovava Piano B, che era proprio dedicato ai brani non conosciuti, i lati B dei 45 giri che c'erano tanti anni fa, che erano dei brani clamorosi, meravigliosi, ma anche le band mainstream facevano dei lati B che dicevi, però fammi un po' sentire. Il lato A magari non lo ascoltavi perché era un tormentone stupido, il lato B ti faceva capire che aveva a che fare con dei musicisti veramente bravi. E devo dire la verità che le produzioni di cui parlava Vladi, le chiamo produzioni perché sono abituato a definirle così, ma parliamo di canzoni, scusate, di cui parlava Vladi, insomma, cioè, a livello di produzione, il brano che ci ha fatto sentire Anime Scue è clamoroso, è spiegato che ci sono degli artisti incredibili, scrittori pazzeschi, ma al di là del testo, di come la canti, ma i suoni di questa canzone, insomma, stiamo parlando di pezzi che è un orgoglio mettere, ecco, diciamo così, che io proprio sono orgoglioso di per questo, guarda, devo approfittare per ringraziare poi
due persone che sono state fondamentali in questo progetto discografico, che sono il mio chitarrista, ex chitarrista dei Ricchi e Poveri, Giampaolo Casu, e Alessandro Paolini, perché nel loro studio abbiamo, diciamo, veramente fatto tante nottate, c'è stato quasi un anno di lavoro per la realizzazione di questo disco, di questo lavoro discografico. Ok, poi salutami Fabrizio, il batterista, Salvini. con cui mi litigo su Genoa, cioè noi genuani ormai ci litighiamo tra di noi, cioè c'è poco da fare, no? Salutiamolo chiaramente, ed è anche lui un grandissimo musicista che apprezzo tantissimo. Bene, abbiamo qualcos'altro da dire? Ci ascoltiamo ancora una canzone prima, Sì, anzi magari dopo che ci siamo salutati ci lasciamo con questa canzone, così poi facciamo il passaggio istituzionale delle tre, come diciamo qua a radio. Silvia, vuoi chiedere qualcosa a Vladi, che sei stata in religioso silenzio, religioso per modo di dire? No, ma religioso a me non me lo dice, tanto per cominciare. No, sì, allora, intanto porto sicuramente i miei complimenti e i miei grazie. ringraziamenti, perché io coi Trilli ci sono cresciuta. Io sono nata nel Ah, 76, quindi sono arrivata proprio subito dopo, e sì. in casa mia i dischi dei Trilli erano Un assolutamente must. un must, quindi ci sono veramente cresciuta, quindi grazie per questa eredità. E complimenti, perché comunque portare avanti le nostre tradizioni, il nostro dialetto e tutto quello che è stato, vuol dire aprire poi dei canali per quello che di bello può esserci. Quindi bene, bene, sono molto contenta. Il Grazie. 6, chissà, il 6, se riuscissi a sganciarmi dai miei 7812 impegni Sì, ma personali. giochi sotto casa, cioè giochiamo sotto casa, lì dalle Lo tue so, parti. lo Pensa, so, gli, hai volevo- ragione. gli dico una cosa, pensa che io a Paveto ho anche vissuto per un piccolo e breve periodo della mia vita. Ma davvero? Allora, dove tu entri dalla parte di sotto di Paveto, c'era una Sì, carrozzeria quando io ero sì, ragazzo. sì. Subito dopo la carrozzeria, poco più avanti, io avevo una ragazzina, quando avevo ancora i capelli all'epoca, e non avevo gli occhiali, e io avevo una ragazza che abitava in quella zona e ho convissuto lì per un certo periodo. Quando mi ho detto Paveto mi è venuta in mente la festa dei cavalli, lì insomma ci sono tante tradizioni anche lì, e soprattutto ricordo di tanti amici, insomma è sempre un piacere, insomma, gioventù Ma che tu se ne non va. sai quanti ravioli io ho scodellato alla festa dei Ah, cavalli, vedi. perché ovviamente se sei di Paveto, Ma sei È già coinvolto. timbrato, Sì, certo. assolutamente. c'era anche il mitico Rino, il dentista, che era uno dei protagonisti delle feste, della festa lì, che è stato un grande amico, un grande sostenitore dei Trilli. Lì forse io sono arrivata più tardi, perché io frequento Paveto da una decina d'anni, ci abito da Ok, una decina ok. d'anni. Alle feste da fruitrice ci andavo prima, ma come partecipe insomma, in momenti successivi. Non Quindi finisce in questo- carambata, peccato, Eh, poteva finire in eh, carambata. No, Quasi, ma però magari, comunque ma sicuramente abbiamo amicizie comuni, c'è anche la famiglia dei Gerentes, che sono quelli che sì, commercializzano le olive, insomma, guarda, sì, conosco sì. tantissima gente, guarda il mondo come è piccolo. Paveto Rules, come dicono. Però Paveto City proprio, vedi? ma noi paviotti poi ci Sì, riconosciamo, perché sì, sì. però è Paveto Bassa, e volevo precisare che E è Paveto Paveto basta. Bassa. Allora, Quello che bacia al mare, via. allora, ricordiamo l'appuntamento del 6. Tra l'altro, Sì. lo dicevamo prima quando c'era Fabio in onda, nella sua parte, è bellissimo vedere che determinate manifestazioni culturali di spettacolo che sono importanti avvengono non soltanto nel centro di Genova, ma anche nelle delegazioni. E Bolzaneto ha la fortuna di avere un teatro di primissimo livello e che ci sono tante persone che organizzano queste cose. Salutiamo Vlad, ricordando Sì. ancora l'appuntamento, Simone. 6 febbraio, mi raccomando, ore 21, Teatro Rine, Gilberto Godbi di Bolzaneto, i Trilli, tanti amici, e ci vediamo lì, vero Vladi? Noi ci vediamo anche stasera per cose nostre, Sì, però adesso poi, infatti, avevo anche paccato un tuo collega che mi aveva intercettato invitandomi, senza far nomi, no. perché gli avevo detto che oggi infatti mi stanno Stai reclamando da là andando, Va perché bene. devo esatto, andare perché ora non a puoi. fare le prove, però mi sono Eh. assentato perché non potevo esimermi almeno dal tuo invito. Mi perdonerà il tuo collega? Sì, Eh? sì, salutiamo Ok. Fabio. Sì, Dai. assolutamente. Grazie Un bacione, Vladi, ragazzi. un abbraccio Grazie, forte. Ciao, Vladi, Ciao, ciao, grazie a sì. voi. E ci Ciao. sentiamo nuotare con te. Nuotare Vuoi con te. parlarci te, Simo, di questo brano?
Certo, allora "Nuotare con te" era il brano che diceva prima Vladi, che è stato fatto con Emanuele Da Bono, è l'unico brano in italiano del disco, è bellissimo e parla anche di Giorgia, di Giorgina, la mia Giorgina, che è la figlia di Vladi, e del rapporto col nonno che viene identificato con il mare. Molto bella. Allora ascoltiamocela e poi ci risentiamo tra 5 minuti, dai, più o meno. Avanti così, la maratona di Radio Sera. C'è una barca che canta sulla schiena del mare, gente di ponente con aria di levante, la stanno a sentire che un uomo prima o poi si deve buttare. Lui rideva, la voce scoppiava, un silenzio valvolare sul molo alla sera tonava, che ieri non è il tuo destino, ma nemmeno scappare. E se non si può capire, almeno faccio un sogno in più e spero meno su tutte queste canzoni lasciate, stese ad asciugare al sole, che non si fa fotografare. Sogno ancora di nuotare con te, imparare a nuotare con te. Insegnami a fare e a dimenticare, a non pensare troppo, ad accontentare fame persone. Ora tutto ha una luce, in una parola tramandare. E se non si può capire, almeno faccio un sogno in più e spero meno su tutte queste canzoni lasciate, stese ad asciugare al sole, che non si fa fotografare. Sogno ancora di nuotare con te. Stasera porto mia figlia a vedere le onde, respiro di sale, le chiedo se è felice, risponde il maestrale. Ci spettina agli occhi una distesa di mare, e corre a abbracciarti, lo so che stai bene, lo vedo da come si tuffa, non ha paura di entrare. Sogno ancora di nuotare, sogno ancora di nuotare, io le insegnerò a nuotare con te. Io le insegnerò a nuotare con te. In collaborazione con Cueva della Luz, un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale. Radio Sena guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora delle 3 è Arctic Monkeys, Opening Night.
Di Radio Sena segnatevi queste date: venerdì 30 e sabato 31 gennaio, dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato si svolgerà la prima 24 ore live di Radio Sena, un evento organizzato per la raccolta fondi straordinari necessaria per coprire le spese dell'associazione Radio Sena Silvestre. Sostieni Radio Sena, scarichi la parola, ascolta e aiuta la tua radio. Le modalità per contribuire alla raccolta le trovi in ogni Entra nell'era del benessere quantico di Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale, che aiuta a scaricare lo stress, allentare le tensioni e dare nuova salute al corpo, migliorando umore, concentrazione, sistema immunitario ed efficacia delle terapie. Un trattamento Luxury No Touch, dove fotostimolazione, suono e meditazioni hanno un effetto anti-aging sul sistema nervoso, qualità del sonno e difese immunitarie in modo naturale. Fai brillare la tua anima. Prenota ora il tuo primo trattamento gratuito a Genova e scopri un nuovo modo di stare bene, dentro e fuori. Chiama subito 348 251 7659. Progetti Home Thinking. Via alla Porta degli Archi 22R. Eccoci rientrati in diretta su Radio Sena per la 24 ore della nostra radio. Va ancora avanti fino alle 21 senza mai fermarsi. Una manifestazione in cui tutti gli speaker della radio, insieme a tanti ospiti, propongono musica, sentirete le vostre voci e racconteranno le storie che uniscono loro a noi e a voi. La nostra maratona serve per continuare a far vivere la vera radio alternativa di Genova. Ragazzi, volete darci una mano? Fatelo, che è semplicissimo. Basta fare una donazione anche di pochi soldi, anche in pochi secondi. Sono piccoli dettagli che però ci aiutano ad andare avanti. L'IBAN della nostra radio lo vedete scritto sui social, se ci state guardando attraverso Facebook, su YouTube, oppure anche sul player della radio, sull'applicazione, tutto. Lo ripeto velocemente: quello che inizia con i T25T e finisce con 2467. Lo trovate ovunque, quindi dateci una mano, fateci una donazione. Allora, abbiamo un nuovo amico che è venuto a trovarci, Simo. Sì, allora intanto anche qua in radio sono continuati ad arrivare altri amici che tra poco sentirete qui. Io sono ancora qua con voi, che vi ho portato un altro grande amico, perché un altro grande artista, un grande mio amico, Giorgio Primicerio, che dovrebbe essere collegato con noi. Ci sei, Giorgio? Giorgino, come ti chiamo io? Ciao Simona, buongiorno. Mi sentite? Forte e chiaro, ben arrivato. Bene, buongiorno, grazie per l'invito. Un piacere ritrovarti, Simona.
Piacere mio, piacere nostro. Allora, loro ancora non lo sanno, ma io lo dico. Lo sai, Andre, che è scoppiata la primiceriomania? È Sì, contagiosa, devo è prepararmi, contagiosa. ok. Sì. Giorgio è un attore, un cantante, stato a Io Canto Senior, e tutti se lo ricordano chiaramente. Giorgio, intanto volevamo sapere, prima di chiedergli una cosa ad Andrea, che voglio sapere una cosa ad Andrea, ma prima voglio sapere, Giorgio, la cosa, ora mi viene da fare la domanda che faccio in radio, nella mia Falla, trasmissione. sì. Ok, allora ti chiedo come se fossimo a Balorda Celeste Canaglia. Qual è il ricordo più nostalgico della tua esperienza di Io Canto? Ma indubbiamente lo stato di grazia che per 1 mese e mezzo ha pervaso la mia persona. Ok. Perché una cosa totalmente inaspettata, la produzione di Canale 5, di tutto il gruppo Mediaset, oltre ad essere di altissimo profilo, vanta una cosa che si è un pochino persa: la gentilezza, la profonda educazione, l'attenzione verso le persone, ma veramente per tutti i ruoli che vengono ricoperti. E quindi è stato un anno, tu lo sai, bellissimo, indimenticabile. Questa esperienza ce l'ho nel cuore, sia perché ho conosciuto tantissime persone, ma non parlo solo dei big che erano in trasmissione, ma di persone con un cuore immenso, compresi i colleghi che sono stati con me fino alla finalissima. Sì, infatti so che sono nate anche tante belle amicizie. Tantissime amicizie e tantissime collaborazioni. Abbiamo già fatto 2 reunion importanti a Napoli e a Roma, quindi delle bellissime cose, anche con i concorrenti di The Voice Senior, che è sull'ammiraglia della RAI per, diciamo, il concorso che omologa Io Canto Senior. Certo, infatti poi l'ho detto mica a caso che poi è scoppiata la primiceriomania e c'è anche un motivo per cui hai la barba, che non so se si può dire proprio, però, no? No, è vero, è verissimo, è incidentale, perché io non ho mai avuto la barba in vita mia, e quest'estate, per ossequiare un desiderio di mio figlio e di mia nuora, l'ho fatta crescere. Fatta crescere la barba, sono stato notato dal regista Alessandro Bazzana con la sceneggiatrice Antonella Doria. Loro hanno 1000 produzioni di fiction e quant'altro. Mi hanno notato su un palco con la barba e mi hanno assunto a far parte di un cast di una nuova produzione di un docufilm che stanno già girando i trailer. Si intitola Genova città verticale, ma di più non posso dire, dobbiamo ancora finire le riprese. È una grande soddisfazione anche questa. Beh, allora ti seguiremo così scopriremo i dettagli, ma io visto che già qua ci sono un sacco di amici, volevo sapere cosa fate il 29 marzo, ma soprattutto Andrea, tu cosa fai il 29 marzo? Non lo so, guarda, io purtroppo il 29 marzo ho un impegno, sono a teatro Sì? a Genova, in via Cesarea, da quelle Sì? parti. C'è un teatro che mi sfugge il nome. Mica il Teatro della Gioventù, per brava, caso. brava. Allora forse incontrerai Giorgio. Bene, raccontaci un po'. Sì, che pagliacci Giorgio, che cosa... sono. Facciamo queste cose. Bravo Andrea. Anni di esperienza. Allora ti vedo già in prima fila. Guarda, è un evento bellissimo, bellissimo, perché sarà qualcosa di particolare tra la pista teatrale. Prima ascoltavo che raccontavate il discorso dei lati B dei vecchi dischi, no? E proprio il 9 gennaio con Luca Boriello e Marco Pendola abbiamo fatto un concerto che narrava proprio dei lati B. Esatto, io c'ero, devo dire. Brava, esatto, sia a livello nazionale che internazionale. Qui andiamo invece a raccontare una storia bellissima, perché il titolo è Gente di una certa. Il titolo è stato confezionato dal grande amico Franco Fasano, che sarà mattatore protagonista con noi sul palco, che racconterà la declinazione di come le persone possono diventare, quindi gente di una certa eleganza, di una certa classe, di una certa memoria, di una certa rappresentanza, eccetera, eccetera. E per ognuna di queste declinazioni verrà affiancato un brano con relativi racconti. Mi preme dire che dobbiamo ringraziare 50 e più promotrici dell'evento. L'evento è benefico a favore della Fondazione Banca degli Occhi. Sul palco il grande Franco Fasano, Luca Boriello, mio grande amico e fratello di lunga
di lunga percorrenza, e poi alle percussioni l'estroso Marco Penna. E Giorgio Primicerio, ovviamente. Assolutamente sì. Allora, vorrei farti una domanda, perché poi adesso siamo un po' di corsa, che il nostro palinsesto si è un po' allungato rispetto a quello che era la previsione iniziale, ma abbiamo avuto già più o meno una quarantina di ospiti in 24 ore, è stata veramente una cosa incredibile. Però ecco, la domanda che ti volevo fare io è questa. Essendo che hai partecipato a dei programmi televisivi mainstream, che al di là della gentilezza dello staff, però comunque sia, entrare a far parte anche solo per 1, 2, 3 puntate, in un mondo che poi è completamente diverso da quello, che secondo me per freddezza, non per qualità o per altro, proprio perché secondo me il mondo televisivo e anche un certo mondo radiofonico, è privo di quella passione vera, no, sono praticamente dei prodotti sono degli strumenti fatti per commercializzare qualsiasi cosa, dal detersivo al presentatore, al cantante. Ecco, una persona come te che ha una passione incredibile da tanti anni, che quello che lo fa veramente per amore, come vive un'esperienza di quel tipo che è prettamente commerciale, ma tra l'altro con tutti i soldi che possono averti dato non sei diventato ricco con quel tipo di, mentre altri sì, ecco, cioè non è fatto per la tua per il tuo benessere economico. Come si pone una persona che ama quello che fa quando si ritrova in un contesto di quel tipo? Si pone esattamente come hai detto tu, con amore e gratitudine. Perché sarà pur vero che sono operazioni commerciali e ti assicuro che a differenza di altri format, noi eravamo veramente dei signori nessuno. Quindi io parto sempre dal concetto di gratitudine. Devo dirti che non mi sono fatto né soggiogare da mie di grandezza, perché io conosco perfettamente i miei limiti, ma devo dire che il mood è stato totalmente inaspettato, nel senso che veramente quello che dico lo posso confermare. L'attenzione alle persone che ho riscontrato in Mediaset è impressionante, ma da parte di tutti, a partire da Gerry Scotti, che è un uomo squisito, ma anche tutti i big che condividevano con noi il palco, cioè non c'era nessuna distanza e tutti gli organizzatori erano così, cioè proprio un fil rouge di questo tipo. Poi no, ricco, assolutamente non eravamo spesati, ma nulla di più. Ma non era questo lo scopo. Del resto io ho iniziato in tarda età a cantare, inaspettatamente per me. Quindi seguo il tuo ragionamento, se fai le cose con passione, basta e avanza. Cerchi di farlo al meglio, poi il giudizio lo si lascia agli altri, naturalmente. Però io devo dire che in quell'occasione io sono arrivato proprio fino in fondo, non posso che ringraziare chi mi ha dato questa opportunità e comunque tutto lo staff di gara. Mi piace molto come risposta per l'atteggiamento con cui ti poni. Mi è piaciuto anche la parola proprio gratitudine, visto che io ho una fortuna di avere a che fare all'interno della radio con un gruppo di persone che arriva da tantissime esperienze anche professionali. Sono arrivati in questo momento a trovarci due amiche che sono la Anto, che è mia compagna di microfono, compagna di scuola dai tempi delle scuole superiori, ma compagna di microfono da quando abbiamo iniziato le nostre avventure su Radio Zena. Ciao Anto, avvicinati, quello è un microfono. Ciao. Ok, perfetto. Ma soprattutto vi vorrebbe da chiamarla Valentina, perché io la chiamo, non so per quale mio grave problema, è Viviana Rocca, che è una professionista. Allora, presentiamoci. Ciao Viviana, prima di tutto ben arrivata a Radio Zena. Avvicinati al microfono. Grazie per avermi invitata, sono molto contenta. Tra l'altro per me è la prima volta in radio, quindi è tutto nuovo, è una bellissima atmosfera elettrizzante. Allora, devi sapere, Giorgio, dovete sapere che Viviana è una psicologa, lo possiamo dire tranquillamente. Su Radio Zena abbiamo... Tra l'altro Simone è stata Sono anche stata ospite della loro trasmissione, mi che ricordo, abbiamo era fatto stato molto bello. Anche Silvia è stata ospite e poi è Sì, diventata sì. membro dello staff della radio. Era una trasmissione che aveva l'espediente di invitare una persona e chiedergli quali sono le 10 canzoni che hanno contraddistinto
la propria vita, e chiedevamo spiegazione se era legato a un momento storico particolare, se aveva un significato che uno considerava importante per il proprio modo di vedere la cosa, se è una canzone che racconta ciò che siamo, eccetera, eccetera. E lo psicologo poi tracciava una sorta di quadro psicologico di queste persone. Con Viviana faremo una trasmissione che è diversa rispetto a quella che abbiamo fatto con Anto, perché son cambiati i tempi, son cambiati i tempi anche radiofonici, però l'idea di continuare a fare cose di questo tipo ci interessa molto. Allora vorrei chiedere a Viviana: hai sentito la risposta che ha dato Giorgio su una domanda di questo genere? Cioè, una persona che ama fare un qualcosa, quando si ritrova in un ambiente che è, tra virgolette, "freddo", diverso rispetto a quella che è la propria passione, che va al di là di qualsiasi tipo di ritorno, ecco, diciamo così. Come la vive? A me è piaciuta tanto la risposta di Giorgio, questo sentimento di gratitudine. Te, che cosa puoi dire a riguardo, ad esempio? Ma, era bella la risposta perché era una risposta di di Grazie. autenticità comunque, rimanere in contatto con le proprie parti vere, autentiche è sicuramente importante, anche perché poi la motivazione, se la si va a cercare all'esterno, No. diciamo che si perde qualcosa, Eh. ecco. Quindi poi è tutto quello che riguarda il mondo commerciale, come dicevi tu prima, o comunque quando bisogna fare profitto, si perde la passione, si perde un po' l'amore. Poi certo, nessuno può negare che è importante anche il punto di vista economico. Io mi occupo Certo. anche, di organizzazioni, quindi di persone che, devono entrare in un certo mondo del lavoro, quindi lavoriamo anche su questo, discorso della motivazione, e non è nemmeno giusto, come dire, essere puramente idealisti e pensare di poter vivere, solo di sogni, ecco. È Certo. importante anche fare i conti con la realtà, però anche è importante mantenere ciò che si è veramente, perché poi altrimenti si perde La propria se identità, stessi. certo. Okay. Giorgio, la fattura poi te la inviamo. No, insomma, mi sembra di poter capire che anche tu hai apprezzato la trasparenza di questa risposta, che non è assolutamente, non è una risposta standard, quindi a me piace tantissimo quando abbiamo a che fare con Bello, persone sì, vere, sì, ma cioè forse lei aveva ancora un'altra avevi un'altra domanda per Giorgio, o sbaglio? No. Ah, No. dato che mi fai questo Sì, assist, sì. mi verrebbe da chiedere cos'è che ciao Giorgio, se ti Dottoressa, buongiorno. buongiorno, Si ci sente un sdrai attimo pure, sulla ci sdrai pelle. pure. Il Inclino la consenso poltrona allora, via. il consenso informato me lo firma per favore, perché sennò qui andiamo nei Assolutamente, guai. virtualmente firmato. A posto. No, volevo chiedere cos'è la parte, di te che fare questo lavoro tira fuori, cioè cos'è che ti fa stare così bene? Bella domanda, m'è piaciuta. Allora, io nella mia vita professionale, ripeto, io ho scoperto la passione per il canto intorno ai 50 anni e di lì in avanti è stato tutto un miracolo, perché poi nella mia vita professionale io ho sempre lavorato nell'ambito finanziario, quindi ho lavorato in banca per tantissimi anni, ricoprendo anche ruoli molto particolari, quindi con indagini di alto profilo e quant'altro. Lavoro nel quale devi mantenere molto la concentrazione alta, non perdendo di vista il lato umano. La stessa cosa vale per la musica. Lei prima parlava dell'aspetto economico, io condivido in pieno, perché non far riconoscere, tra virgolette, il valore di quello che si fa, qualunque cosa, non è giusto. Però farlo con la passione corretta dà ancora più valore. Del resto io dico sempre, tutti noi abbiamo un eccellente alibi ogni giorno per non fare nulla, per trovare una scusante, per dire nel lavoro qualcuno mi è passato davanti, nella vita qualcuno mi ha tradito, eccetera, eccetera, eccetera. Dentro di noi dobbiamo trovare con fatica, perché spesso e volentieri la fatica è terrificante, quelle risorse che ci permettono non solo di andare avanti, ma
di dare un connotato di felicità alla nostra esistenza, perché questo è l'unico mezzo per poter poi essere utili agli altri e poter fare del bene. Io vivo un mondo molto il mondo del sociale, e se tu non apri il tuo cuore e cerchi di rendere più lieve i tuoi affanni e le tue sofferenze, difficilmente poi puoi fare qualcosa per gli altri. Quindi la passione è il motore che ci permette di andare avanti in qualche modo, non perdendo di vista quelli che sono anche i bisogni degli altri, perché del resto la domanda è: che cosa siamo venuti a fare a questo mondo? Siamo arrivati lì, allora ragazzi, cioè, ricordiamoci che dobbiamo finire alle 9, poi possiamo fare un'ulteriore 24 ore tranquillamente. Io mi trovo benissimo, siamo tra amici, sono strafelice che poi comunque in una trasmissione come questa, che è, ricordiamo, stata fatta per raccogliere fondi, si riescono ad affrontare temi di questo tipo, perché a noi ci piace così. A noi ci piace così, quindi ci piace sentire queste cose, e mi piace anche tantissimo il mio amico Giorgio. Ma io ho solo amici di grande qualità. Io devo dire che Giorgio, devo dire alla nostra amica, che anche se non è uno psicologo, però devo dire che il mio psicologo, devo affermarlo, perché io mi aiuto, vedi com'è saggio, cioè, e io devo dire che da lui ho veramente dei consigli preziosissimi, mi ha salvato in tantissime situazioni, quindi quando qualcosa, lui è uno, tra Vladi e lui sono i miei porti sicuri, e Giorgio è veramente una persona speciale. Bello avere delle persone, degli amici così, è proprio una grandissima fortuna. Sì. Perché tu strameriti, Simone. E io ve li ho portati tutti e due qua, pensa. Sì, ci hai dato un i miei gioiellini. Fossi qua ti vorrei far vedere il cabaret di focaccia e sfogliatelle che abbiamo, perché mi piacerebbe condividere non soltanto le parole, ma poi insomma anche mangiare, è una cosa che si accompagna ai sentimenti di amicizia. Abbiamo sentito il pensiero di Giorgio, io vorrei sentire una sua canzone a questo punto. Anch'io. Allora, guarda un po', casualmente ho una sua canzone dopo. Vedi, casualmente. Che pagliaccione. Sono un pagliaccione. No, diciamo anche qual è. Quale metti per prima? Io Creep, perché è una canzone che amo e sono proprio curioso di sentire. Eseguito ovviamente durante una delle puntate di Io Canto, giusto Giorgino? Sì. Credo che sia quella versione. Sì. Ok, allora io oltre a fare sentire la musica direi di far vedere anche il video. Ah, vedi. Were you here before? Could look in the L'esperienza musicale è proprio quella del crooner. Anto, tu hai fatto un commento mentre stavamo ascoltando la canzone e mi piacerebbe che lo ripetessi al microfono, se no l'amico Giorgio e gli amici a casa non ci sentono. Se vuoi condividerlo con Silvia, con... Devo proprio dirlo? No, sei venuta qua per accompagnare. No, ho detto che bella persona, che botta così arrivando subito, sentire una persona che ti comunica proprio questo senso di pace, tranquillità e sincerità. Mi è sembrata una cosa... Ricordati che ha lavorato in banca, quindi cioè... Va bene, allora no. No, bene, no, è bello quando incontri delle persone per la prima volta che hanno questo tipo di reazione, secondo me proprio di pelle emotiva, no? Cioè è un bel modo di insomma, sei una persona fortunata, lo possiamo dire. Grazie. Io sono una persona fortunata che ho un amico così. È vero, è vero. Allora, al di là dell'appuntamento che abbiamo sentito, che è un po' avanti, ripetiamo, 29 marzo, Teatro della Gioventù. Non è tanto. Alle ore 16:30. È vero, è pomeridiano, Andre. È pomeridiano, sì, è stata proprio una scelta voluta da parte dell'organizzazione 50 e più, proprio per permettere alle persone di poter trascorrere un pomeriggio in serenità e in letizia, in modo che poi alla sera si possa tornare a casa tranquillamente, proprio perché è domenica. Esatto. Ma questa è una cosa meravigliosa, cioè io sono anche in parte un DJ, no? E molto spesso mi occupo di programmi che sono dedicati a quella che definiamo club culture, cioè il mondo della notte, delle discoteche, della musica che esce. E assieme ad altri colleghi, proprio ieri alle 9, quando è iniziata la nostra 24 ore con Gabri e Alex, che saluto, che hanno iniziato loro questa cavalcata, parlavamo del fatto che c'è una tendenza nuova, che in realtà è una roba vecchia, e cioè di ricominciare a organizzare feste, in questo caso da ballo, discoteca di pomeriggio o prima della sera. Ed è un'idea rivoluzionaria e meravigliosa. Cioè,
io è il mio slogan, la persona ricca è quella che ha tanto tempo, secondo me, e riuscire a ottimizzare i tempi è una genialata per riuscire a dormire, a riposare, a fare un certo tipo di vita sociale che secondo me dopo il Covid è stata massacrata. E qualsiasi tipo di esperimento va in questo senso, io son felice, ecco, di sentire. E mi piace anche questa idea che si faccia in una domenica pomeriggio, lo trovo geniale, geniale, proprio una bellissima mossa. Grazie Andrea, grazie perché ci crediamo tantissimo. Ma hai detto una cosa straordinaria, no? Ricomporre la nostra vita anche nell'ossequio del tempo, quello che abbiamo perso, no? Anche del riposo, tornare a casa la sera dalle famiglie, ma non per questo rinunciare a godere anche di momenti ludici belli. E la musica fa sempre da collettore, come il teatro, come il cinema, come qualsiasi altra attività di intrattenimento. Ok, va bene. Io direi di salutarti qua e di mettere un po' di musica perché è arrivato il nostro prossimo amico che è arrivato in anticipo, però vabbè. No, perché credo che si sia perso, adesso lo devo chiamare. Mettiamo un po' di musica, ti ringraziamo Giorgio, a prestissimo e spero di trovarti anche qua in studio come ospite delle nostre Grazie Andrea, grazie di cuore, grazie Simona, grazie Ciao Giardino, noi ci sentiamo sempre. E anche alle altre due signore che ringrazio per il commento di cuore, veramente. Grazie per l'ospitalità e per l'invito. Grazie. E buona vita e buon proseguimento a voi di cuore. Va bene. Grazie. Allora, Ciao. andiamo avanti con la nostra Ciao, maratona arrivederci. con un brevissimo stacco musicale e ci risentiamo veramente tra 5 minuti, più o meno, 5-6 minuti, che devo dare 2 indicazioni a meteorologo ignorante. Ragazzi, è arrivato il meteorologo ignorante.